Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come fare questa bellissima e graziosa natività che c'è Maria sull'asinello e il bambino Gesù che sta per nascere, e poi andiamo a fare anche San Giuseppe. Nell'altro video tutorial troverete sia l'asinello che poi in un altro video tutorial troverete anche San Giuseppe. Spero che questa versione vi piaccia. Andiamo a vedere come l'ho realizzata. Per la testa della Madonnina che va sull'asinello avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo una media in ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un amendo per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie un amendo e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un amendo e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un amendo e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo le 36 maglie per altri 4 giri. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Facciamo un altro giro di 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri di 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica e facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. Facciamo un altro giro di 10 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Sostituiamo il filato con quello azzurro e andiamo a fare una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Volendo possiamo lavorare in costa dietro questo giro. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le 30 maglie per altri 2 giri. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Facciamo un altro giro di 26 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 28 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo le 36 maglie per altri 7 giri. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ora lavoriamo un giro di 30 maglie, però lavorate in costa davanti. Dobbiamo prendere solo la parte davanti della maglia e lavorarla a maglie basse. Che poi qui dobbiamo inserire poi le gambe dopo, successivamente. Quindi andiamo a fare un giro in costa davanti di 30 maglie basse. Ora facciamo ogni 4 maglie un aumento e saranno 36 maglie basse e poi lavoriamo le 36 maglie per altri 10 giri. Terminati i giri possiamo staccare il filo, poi andiamo a riempire bene con l'ovatta sintetica tutta la testa fino ad arrivare qui dove abbiamo lasciato le maglie in costa davanti. Vi ricordate? Lo pieghiamo in questo modo, facciamo uscire le maglie che abbiamo lavorato in costa, così riempiamo bene il tutto e poi dobbiamo andare a realizzare le gambe proprio da questo punto. Se non riuscite ad agganciarvi qui potete fare tranquillamente una catenella con il filato color carne di 30 maglie, chiudete ad anello la catenella e poi proseguite quello che farò qui. Con l'uncinetto dobbiamo cercare di dare bene la forma sia al viso, spingendo l'ovatta qui verso la base del mento, e andiamo ad aiutarci in questo modo, e anche qui nella pancia. Dobbiamo creare la pancia alla Madonnina, dobbiamo spingere bene l'ovatta in questo modo, in modo da concentrare l'ovatta sul davanti qui e formare così la pancia. Poi da questa attaccatura andiamo a fare le gambe. Partendo dal centro qui delle maglie lavorate in costa andiamo a lavorare 30 maglie basse lavorate con questo filato color carne. Andiamo a fare tutto il giro partendo dal centro, quindi cercate il centro della Madonnina qui del volto e andiamo a fare un giro di 30 maglie lavorate in costa in questo modo con questo filato color carne. Se non riuscite a fare questo fate semplicemente una catenella di 30 maglie e chiudete ad anello con il filato color carne e poi andrete a cucire successivamente. Terminato il giro ci andiamo a chiudere la prima maglia e poi andiamo a lavorare solo 15 maglie in modo da realizzare la prima gamba da questo lato. Lavoriamo 15 maglie basse e andiamo a chiudere ad anello
dopo aver lavorato le 15 maglie. Lavoriamo solo su queste maglie qui e andiamo a lavorare per altri 2 giri 15 maglie su quelle appena lavorate. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 13 maglie basse. Facciamo altro giro 13 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia saranno 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia saranno 11 maglie basse. Un aumento alla prima maglia saranno 12 maglie basse. Un aumento alla prima maglia saranno 13 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia saranno 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. Lavoriamo le 10 maglie per altri 3 giri. Riempiamo con l'ovatta sintetica e facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 8 maglie basse. Lavoriamo le 8 maglie per altri 2 giri e poi proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente e riempiamo sempre con l'ovatta sintetica. Dopo aver fatto tutte le diminuzioni poi cerchiamo di dare un po' la forma al piedino della Madonnina e con ago e filo andiamo a bloccare bene il tutto, cercando di dare un po' la forma alla gamba. Stessa cosa andiamo a fare per l'altra gamba. Nel caso avete poi fatto la catenella e chiusa d'anello, dovete semplicemente andare a cucire lì dove avete lasciato le maglie in costa con ago e filo. Se invece avete fatto così, riagganciate da questa parte e lavorate allo stesso modo l'altra gamba. Cerchiamo poi di dare un po' la forma al piede, spingiamo l'ovatta in questo modo e poi con ago e filo andiamo a bloccare bene il tutto, cercando di formare così il piede. Per il velo con il filato bianco vado a fare una catenella di 27 maglie, lavoro 27 maglie da questo lato della catenella e 27 maglie basse del lato di sotto della catenella, in totale saranno 54 maglie basse lavorate. Fatto tutto il giro, ora dobbiamo andare a ripassare di nuovo su quelli appena lavorati, giriamo in questo modo e lavoriamo le maglie, però arrivate qui in cima verso l'alto andiamo a fare solo 2 aumenti qui a metà del lavoro, in totale saranno poi 56 maglie lavorate. Giriamo di nuovo il lavoro in questo modo e andiamo a lavorare di nuovo le maglie, però arrivati a questo punto andiamo a fare di nuovo l'aumento, in totale saranno 58 maglie. Giriamo il lavoro e andiamo a fare di nuovo gli aumenti sempre qui al centro, i 2 aumenti, in totale saranno 60 maglie basse. Ripetiamo sempre gli aumenti qui fino ad arrivare a un totale di 66 maglie, sempre aumentando di volta in volta ad ogni giro 2 maglie qui. In totale arriveremo poi realizzando altri 1 2 3 altri 3 giri facendo questi aumenti per un totale di 66 maglie e poi andiamo a lavorare le nostre 66 maglie per altri 8 giri e poi andiamo soltanto a rifinire. Ho fatto gli aumenti così come ho detto fino ad arrivare a un numero complessivo di 66 maglie e ora vado a lavorare 66 maglie per altri 8 giri e poi andrò a fare la rifinitura come vi farò vedere. Possiamo andare a rifinire il velo, questa parte qui finale, dopo aver fatto i nostri giri, in questo modo. Facciamo 3 catenelle, saltiamo una maglia di base, entriamo nella prossima e facciamo una maglia bassa e ripetiamo tutto questo per tutto il velo. 3 catenelle e una maglia bassa, saltiamo una e andiamo nella prossima, una maglia bassa. E così per tutto il giro fino a rifinire il velo della Madonnina in questo modo. Possiamo poi staccare il filo e andremo a fermare con ago e filo il tutto e questo è il velo della Madonna. Con un po' di filo di lana possiamo creare i capelli alla Madonnina. Andiamo a fare un po' di giri così riempiendo questa parte e poi andiamo a bloccare con ago e filo. Volendo potete fare come abbiamo sempre fatto, avvolgete il filo in un cartoncino, decidete un po' voi come volete andare a rifinire. Questo è un altro modellino che vi faccio vedere come rifinire la testa, diciamo quando abbiamo il velo, e quindi possiamo fare in questo modo, non c'è bisogno di
riempire tutto, basterà riempire un po' questa parte qui davanti e poi passiamo il filo in modo da realizzare la riga e bloccare i capelli. Fatto questo, usciamo al centro o laterale, come preferite, con l'ago e andiamo a creare la riga ai capelli. E in questo modo andiamo a fermare. Ripassiamo bene per fermare il tutto, e questi saranno i capelli della Madonnina. Poi andremo a posizionare il velo sulla testa e così verranno coperti in questo modo. Andate a posizionare gli occhi a circa metà del viso, poi vedete voi se volete andare a utilizzare questi in plastica oppure volete andarli a ricamare, e poi andate a applicare il velo sulla testa della Madonnina. Per le braccia con il filato color carne abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 8 maglie lavorate. Facciamo un altro giro di 8 maglie basse, una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 6 maglie basse. Lavoriamo le 6 maglie per altri 4 giri. Sostituiamo il filato con quello azzurro, andiamo a fare un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 8 maglie basse, e poi lavoriamo le 8 maglie per altri 12 giri e poi stacchiamo il filo e andiamo a riempire con la vatta sintetica. Ne andiamo a fare un altro uguale e poi con quel filo andremo a chiudere qui dopo aver riempito con la vatta sintetica. Per le maniche che poi andremo ad inserire qui al braccio dobbiamo lavorare una catenella di 12 maglie, la andiamo a chiudere ad anello. Chiudiamo la nostra catenella di 12 maglie e andiamo a lavorare 12 maglie basse nelle 12 catenelle. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 20 maglie basse. Lavoriamo un altro giro di 20 maglie e poi stacchiamo il filo e andiamo ad inserire alla manica. Inseriamo la manica al braccio e poi andiamo a fermare, cercando di salire verso alto col filo, andiamo a fermare la manica qui sul braccio, andiamo a cucire bene tutto intorno fino a bloccarla. Stessa cosa anche per l'altro braccio. Poi successivamente andremo a chiudere, anche dopo aver riempito con la vatta sintetica, questa parte qui del braccio e poi andiamo a cucire alla spalla. Con quel filo chiudiamo questa parte superiore del braccio e poi andiamo a cucire alla spalla. Con un po' di filo andiamo a ricamare le sopracciglia e le ciglia sugli occhi, come ho fatto vedere in altri tutorial. Se non riuscite mettete semplicemente solo gli occhietti, oppure andate a fare semplicemente col filo gli occhietti così, come vi trovate più comodi, come più vi piace. Andiamo poi a cucire il braccio in questo modo qui, lo andiamo a cucire lateralmente e volendo possiamo fermare anche il braccio sul pancino della nostra Madonnina. Andiamo a piegare bene le gambe, diamo bene la forma alla Madonnina seduta in questo modo e poi la andiamo a posizionare sull'asinello, la andiamo a sedere così e andiamo o a cucire ad incollare sopra all'asinello la Madonnina, come preferite. Andiamo ad accavallare leggermente le gambe in questo modo e cerchiamo di dare la forma così, facendola sedere sull'asinello. Ed eccola terminata. Questa è la mia versione della Madonnina sull'asinello, Maria sull'asinello mentre sta andando a Betlemme con Giuseppe, e il piccolo Gesù nella pancia. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao e a presto, ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.